Il nuovo video che riguarda il Conky multicrypto, ovvero un alert per più monete cripto. Quindi andiamo a vedere direttamente come funziona. Intanto vado a nero. Ok, allora apriamo il terminale. Il Conky sarà sempre disponibile su GitHub e sarà sempre installabile dentro la cartella.conky. Eccolo qui, lo vediamo. .conky, in questo caso è .conky test, ma è perché appunto lo sto testando. Multicrypto, all'interno avete una cartella che contiene gli alarm, che sono questi, uno per il Bitcoin, uno per il Doge, uno per il Solana e uno per quello che volete voi. Li potete creare. Io li ho creati, se leggete il readme text, a questo indirizzo qui. Eccolo qui. Potete andare a creare tutti gli alarm che volete. Oppure potete utilizzare il default, questo qui che vedete evidenziato. Poi c'è il raw, che adesso è vuoto perché adesso lo compiliamo insieme, che contiene i dati grezzi. Il clean, che è vuoto adesso, però contiene i dati puliti. Questo qui contiene i dati del Conky, per farlo vedere a video. L'icona delle criptomonete, la lista che è vuota, e il logo del Python. Allora andiamo a vedere il Bitcoin, lo script Python. Ecco, lo vedete a video. Allora, qui fa sempre le importazioni. Adesso non considerate le parti messe a commento. Qui prende la vostra home. Qui ci sono i percorsi. Qui ci sono altri percorsi. Qui ci sono, vabbè, c'è una variabile. Qui dovete inserire a questa riga le monete che voi cercate utilizzando l'abbreviazione, quindi BTC per il Bitcoin, in questo caso XCN, eccetera. Lo schema è sempre lo stesso, quindi tra virgolette il simbolo, virgola, spazio e un altro simbolo. Poi questa variabile qui che vi dice quante monete sono contenute all'interno di questa lista. Qui altri due variabili per formare i percorsi che serviranno più avanti per il Conky. Qui altre variabili per definire i vari file. Questa è una funzione per pulire. Poi questa qui è la funzione di ricerca delle vostre monete. Quindi tutto questo pezzo qui cerca le monete all'interno del sito CoinLore, dove ci sono circa 14.000 monete. Questa qui è la funzione per creare il Conky. Poi qui, che viene chiamata in questo punto. Poi una volta che è stata eseguita, questa variabile qui vi dirà quante monete ha trovato. Perché? Perché indipendentemente dal simbolo, un simbolo può dare più risultati, come vedremo adesso. Per esempio l'XCN non ce n'è una sola, ma ce ne sono due. Poi questo qui riempie ovviamente la lista con uno 0 per la quantità di monete trovate. E poi qui bisogna settare i due target, uno in alto e uno in basso, quindi sono due target per ogni moneta trovata. In questo caso ne abbiamo due, Bitcoin e XCN, però come vedete ci sono tre valori: valore moneta 0, moneta 1 e moneta 2. Perché? Perché XCN infatti ha trovato due monete XCN che sono diverse. Quindi una volta che la funzione di ricerca ha finito, vediamo cosa fare dopo. Poi va bene anche qui, qui open, qui ecco, qui comincia a prendere tutti i dati in base alle monete trovate. Li scrive raw qui e li scrive puliti qui. Poi inizia a fare i confronti con il prezzo attuale. Quindi andiamo a vedere da zero come utilizzare il Conky. I due file che saranno installati dentro la cartella.conky sono questi due evidenziati, anzi sono tre, questi tre qua. Il primo in alto è il Conky principale. Questo qui serve per l'audio, se avete più monete, per fare un ritardo in modo che non si sovrapponga il suono, e questo qui è il Conky iniziale. Allora andiamo sul terminale, scriviamo bash spazio il percorso e il nome di questo qui evidenziato e diamo invio. Ok, aspettiamo un attimo. Adesso questo script qui dovrebbe avviare il Conky, quello normale, questo qui in alto evidenziato. Ecco, si è avviato il Conky e a sua volta il Conky
all'interno avvia lo script Python, esatto, e questo ha già fatto la ricerca. Perché se noi andiamo a vedere il conchi, quello base, qui ovviamente c'è sempre la solita parte iniziale delle cose, poi c'è la parte principale, vedete che qui avvia il conchi, lo script Python. Quindi ha fatto la ricerca e ha trovato queste cose qui. Adesso voi troverete che i valori, adesso qui sono impostati, però voi troverete 0 e 0. Quindi se noi andiamo dentro la cartella, cosa fare una volta che lo script Python ha trovato i valori? Dovete decidere, dovete andare sul list.txt, lo aprite e vedete che vi dà i valori. Bitcoin 1, la seconda che è XCN e una terza XCN, perché ce ne sono due. Quindi se vediamo il row, infatti vediamo che c'è un Bitcoin, poi c'è uno XCN che è denominato OnyxCoin e più avanti c'è un XCN che è Kryptonite. Quindi cosa dovete fare? Dovete decidere se li volete tutti oppure se di XCN o di altri valori doppi ve ne basta uno. Quindi non fate altro che andare qui su questo file e cancellare quello che non vi interessa. Se decidete di cancellare questo, cancellate, eliminate lo spazio e salvate così. Una volta che avete salvato, andate nello script Python, qui dove dovete settare i valori. Se vi servono tutti e tre, o tutti e quattro, tutti e cinque, quelli che volete, mettete i valori per ogni target, un target up e un target down per ogni coin. Se invece avete cancellato qualcosa, e adesso avete, che ne so, due valori, cancellate l'ultima riga, inserite i valori, sapete che ovviamente inseguite i valori seguendo l'ordine del file list.txt come è indicato qui. Quindi al primo posto ci sarà Bitcoin, al secondo XCN e al terzo l'altro XCN che è Kryptonite. Se cancellate l'ultimo, cancellate l'ultima di questa riga. Se cancellate il secondo, cancellate sempre l'ultimo, in quanto ne restano sempre due valori, e poi sostituite qui nel file Python i vari valori dei target. E infatti qui avete Bitcoin, l'XCN OnyxCoin e l'XCN Kryptonite. Quando i valori del prezzo attuale per ogni cripto raggiungeranno uno dei due target, verrà emesso un suono che è personalizzato per ogni coin. Quindi qui adesso non ho il suono dell'XCN, però se sostituite i valori con Bitcoin, Doge e Solana, quando suonerà, per esempio, suoneranno uno di questi tre allarmi. Adesso che la ricerca è stata fatta la prima volta, appare questo file qui, il search.lock, e quindi non verrà fatta ogni volta che lo script Python viene eseguito. Se volete resettare tutto, non fate altro che eliminare questo search.lock e rifare da terminale la chiamata del conchi. Ok, vediamolo con gli allarmi che suonano. Allora, abbiamo cambiato le monete, come vedete. Ok, ha fatto la ricerca e si è aggiornato. Adesso i limiti sono da settare, perché vedete che non corrispondono alle monete. Dogecoin target reached. Solana target reached. Ecco, comunque l'audio funziona perché i target bassi sono stati raggiunti. Solana target reached. Quanto Dogecoin erano target reached. Solana target reached. Dogecoin target reached. Solana target reached. Dogecoin target reached. Solana target reached. Dogecoin target reached. Il tempo che faccia l'aggiornamento. Solana target reached. Dogecoin target reached. Solana target reached. Dogecoin target reached. I valori sono stati aggiornati, adesso non emetterà più l'allarme. Solana target reached. Dogecoin target reached. Il tempo di aggiornarsi. Solana target reached. Dogecoin target reached. Ecco, infatti non emette più gli allarmi. Quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima.